Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Proseguiamo con il montaggio dell'oscillatore a rubidium. In questa puntata vedremo solamente la parte meccanica, cioè come foro la scatola che dovrà alloggiarlo, come foro il dissipatore e ci faccio tutta la filettatura delle viti dove andrà poi appoggiato l'oscillatore vero e proprio, e gli altri fori nella scatola, sicché diciamo di elettronico c'è poco o nulla. Però dato che volevate che vi spiegassi come faccio le cose dall'inizio alla fine, io spero che comunque, anche se non parla prettamente di elettronica, questo video vi piaccia lo stesso. Nella prossima puntata inizieremo il montaggio diciamo elettrico vero e proprio dell'oscillatore. Proseguite nella visione e vedrete quello che combino. Ciao a tutti. Allora eccoci qua, siamo nella stanza un pochino diciamo dove posso fare polvere. Vedete, questo è un tavolo da falegname e qua è dove faccio i fori, faccio tutte le cose diciamo che fanno un po' di polvere, che non le potrei fare ovviamente in laboratorio. Questa è il dissipatore piuttosto grosso che va messo qui sopra, e poi ci vanno fissati i componenti. Pertanto la prima cosa da fare è forare questa scatola qui, per far sì di farci il buco che poi alloggerà diciamo il dissipatore dell'oscillatore a rubidium, perché l'oscillatore ha bisogno di non salire troppo di temperatura, e sicché la cosa che va fatta assolutamente è montarci un dissipatore, un bel dissipatore grande. Ora io metterò il nastro di carta su questa scatola e poi praticamente la segno e la foro. Ovviamente vi faccio vedere in parte il lavoro che faccio, perché sennò poi diventa estremamente noioso vedere uno che fora, che taglia. Ora ci sto mettendo il nastro di carta, così la posso segnare bene e principalmente non graffio la scatola. Una volta messo il nastro di carta la segno tutta e poi la taglio con il seghetto alternativo. Ecco fatto. Ora non resta che segnarla. Allora la segno, così ci viene un foro giusto. Ricontrolliamo, perché come dicono i falegnami americani, misurare 2 volte per tagliare una volta sola. E infatti nella fretta di parlare da questa parte avevo sbagliato la misura, e dopo sicché controllare sempre 2 volte quello che andiamo a fare. Questo è un consiglio che mi sento di darvi nella mia, diciamo, per mia esperienza personale, perché in maniera tale si taglia meno e non si rovina gli oggetti. Ecco fatto, ora prendo il seghetto alternativo e poi lo foriamo. Faccio un tagliettino col disco, perché così viene un attimino più preciso che farlo col seghetto alternativo.
perlomeno ci provo e credo che venga più preciso. Ecco fatto, il forellino non so se si vede molto bene, però mi sembra che sia venuto abbastanza preciso. Ora bisogna presentarci sopra la parte metallica, il dissipatore, e centrarlo sia da una parte che dall'altra. Poi una volta segnato andranno fatti i fori per poi fissare il dissipatore stesso alla scatola. Ora che ho centrato con il calibro, che ho centrato il dissipatore, segniamo i contorni e poi andiamo a praticare i fori. Ecco qua. Poi andremo a praticare i fori, non so se si vede bene, c'è una riga e c'è il buco, fra la riga e il buco praticamente, in maniera da fissare il dissipatore con delle viti alla scatola stessa. Forare la scatola purtroppo è una delle cose, diciamo, è una delle cose più noiose, però ovviamente è una cosa che va fatta, perché se non si fa prima i fori alla fine non si fa niente. E non so se in video poi è una cosa che sarà piacevole da vedere o estremamente noiosa. Comunque io ce la metto nel video e poi a tirare avanti il video siete sempre a tempo voi ovviamente a farlo. Così nell'insieme si vede tutto quello che va visto per fare questo tipo di lavoro. Andranno fatte anche delle modifiche alla scatola, come questa qui, come questo foro qui ovviamente che non c'era nella scatola. E poi dicevo andranno fatte altre modifiche oltre a questo foro, a questi fori che non c'erano nella scatola, perché ovviamente va adattata a quello che abbiamo. Ecco, ora che abbiamo segnato, prendo il trapanino e li faccio i fori. Torno subito, Ecco, ora i fori sono segnati. E ora si va al trapano a colonne e si forano. Ecco, ora passiamo a forarlo. Sto usando una punta da 3,5.
Buongiorno, questa settimana sono stato un po' assente e perciò il progetto del Rubidium è rimasto un attimino indietro. Siamo rimasti alla foratura, volevo finire il video per pubblicarlo e non fare poi in maniera magari troppe puntate, in maniera che si finisce il video della scatola e poi si farà il montaggio vero e proprio e poi una puntata sul collaudo, diciamo, e l'uso vero e proprio dell'oscillatore. L'altra volta avevo fatto vedere, avevo forato il coperchio superiore della scatola per metterci questo dissipatore massiccio per il Rubidium. Ho forato anche questi fori qui che vedete, no, c'erano già, perché questa è una piastra di recupero, però ho fatto i fori qui per fissarci l'oscillatore praticamente, questi forettini qui che poi ho filettato. Ripeto, questi altri fori c'erano già, ora io lo fisso un attimino provvisoriamente con 4 vitine e poi, diciamo, ci presentiamo il Rubidium, che ho già segnato, e poi vi farò vedere un attimino come faccio un paio di fori e li filetto, perché ovviamente diventerebbe una cosa estremamente noiosa farvi vedere tutti questi fori qui che faccio e la filettatura di tutti questi fori, che non ha senso. Comunque il Rubidium poi verrà installato qua, eccolo qua. Ho già segnato i fori che poi farò, e da questa parte qui ci verranno messi questi qui che sono i regolatori, dove questo regolatore qui sarà il regolatore del 15 volt, che è una delle alimentazioni del Rubidium. Questo è l'alimentatore dei 5 volt che serve sempre internamente a Rubidium per il filamento della lampada, e questo qua sarà un alimentatorino a 9 volt per far girare piano questa ventola che funziona a 12 volt, in maniera che fa circolare l'aria ma senza fare casino e in maniera, diciamo, discreta, senza essere una ventola troppo rumorosa. E sicché praticamente possiamo andare di là, vi faccio vedere che foro la piastra un attimino e poi quando è tutto pronto nella prossima puntata si fa il montaggio vero e proprio qui sopra. Allora, questo è il dissipatore, ora lo giro. Ovviamente mi sono dovuto mettere sull'altro banco di metallo che ho, che ci faccio qualche lavoretto di saldatura di ferro, quelle poche cose da hobbista col ferro che riesco a saldare. Ho segnato i fori sono tanti, sono questi due del dissipatore e poi sono quelli del Rubidium, che sono tutti questi, sono tantissimi, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 fori, che ovviamente sono un'esagerazione anche per farveli vedere, diciamo, forare e poi filettare. Allora, la prima cosa che va fatta prima di stare a forare, noi in gergo si dice bulinare. Allora, questo è un bulino, questo qui è un bulino, c'è una punta in cima e serve si mette qua sul punto da segnare con il martello, col petto di martello, e ci lascia il segno, diciamo, in maniera che poi la punta non scappi. Si chiama in gergo noi bulinare, però alcuni la chiamano punzonare, perché questo, oltre che bulino, potrebbe essere punzone, anche se professore, diciamo, di meccanica, quel poco di meccanica che ho fatto lo chiamava punzone, sicché si chiama punzonare. Io ora mi metterò qua, ve ne faccio vedere un paio col pettino, allargo un attimino e poi
passerò a trapanarli in maniera che quando la punta arriva a forare, a andare a forare, non scappa e praticamente si centra il foro. Ora proseguo, vi faccio vedere un paio di fori e poi si passerà con il maschio a fare un paio di filettature, perché ripeto, farle tutte diventa veramente noioso. Ecco, ora farò i fori usando una punta da 2,5 perché poi devo filettare da 3. In realtà la punta da 2,5 non sarebbe proprio il valore ideale, perché se non sbaglio dovrebbe essere 2,30 o qualcosa del genere. Comunque una punta da 2,5 non deve fare poi molta forza la vite, deve solo tenere il dissipatore o i transistor, e la piastra che vado a forare come alluminio è spessa 1 centimetro circa, sicché c'è tutta la filettatura praticamente necessaria che non venga via. Dovrò stare attento perché l'alluminio impasta parecchio e c'è il rischio di, diciamo, di rompere la punta. Ora proseguiamo. Come vedete è molto facile, siccome ci sono anche le alette sotto, che si vada a bloccare il pezzo, la punta nel pezzo, con il rischio, diciamo, di romperla. Ecco fatto, abbiamo fatto un paio di fori, poi il resto proseguo da me. E dicevo, il problema di forare l'alluminio, specialmente con una punta così piccola, è che l'alluminio impasta e non si può usare i lubrificanti. Ci sono dei lubrificanti apposta che ora io comunque non ho qui, perché se si usasse olio, come se si andasse a forare per esempio dell'acciaio o del ferro, l'alluminio già si impasta da solo e si impasterebbe ancora di più e si correrebbe ancora il rischio più grosso di rompere la punta. Ora ovviamente il rischio di rompere la punta è perché questa è piccola, è da 2,5. Se si lavorasse già con una punta da 6 o da 8, il pericolo di rompere la punta con l'alluminio praticamente diventa nullo. Comunque praticamente con i fori piccoli e le varie cose è rischioso, che appunto bisogna andare piano piano perché si può rompere la punta. Ora sposto un attimino, finisco i fori, poi sposto la telecamera, vi faccio vedere un paio di filettature che anche quelle sono noiose, sempre perché il maschio da 3 ovviamente è piccolo e si rischia di romperlo. Non si può usare la maschiatrice elettrica perché è facile romperlo, perché l'alluminio, come dicevo prima, si impasta. Proseguo e ci si vede dopo. Ecco, ora passeremo alla filettatura praticamente. Questo è un maschio da 3, non so se si vede bene o meno. Questo è un maschio da 3 col suo giramaschi e con quello si inserisce nel buco appena fatto, poi si gira. Ripeto, se si poteva usare un maschio non da 3 ma per esempio da 6, da 7, cioè di dimensioni più elevate, si poteva ovviamente con il foro adatto, si poteva usare anche un maschiatore elettrico che si faceva molto prima. In questo caso siccome c'è il rischio di romperlo il maschio, bisogna andare piano piano e fare tutte
tutte le filettature a mano, e per quello avrete capito che insomma avevo lasciato il progetto un attimino, dopo averne fatto uno di oscillatori, avevo lasciato il progetto lì in stand by perché la cosa più noiosa che era questa non avevo voglia di farla. Qua dentro c'è del gasolio perché per filettare per esempio il metallo si usa dell'olio, anche dell'olio apposta c'è, mentre per filettare il gasolio i vecchi dicevano, ora sono io vecchio, ma insomma una volta quelli che per me erano vecchi dicevano che usare l'olio, dato che l'alluminio in pasta di per conto suo, ci voleva qualcosa che lubrificasse abbastanza senza impastare, e veniva usato il gasolio, sicché io immergo il maschio qui, eccolo qua, l'ho messo qua il gasolio, lo immergo dentro e poi mi accingo, diciamo, a fare la filettatura. Spero di non, vediamo se riesco a avvicinare un pochino, faccio vedere un paio di filettature e basta poi, perché non so nemmeno se ha messo a fuoco bene, vediamo un attimino, sì, forse si vede, proviamo a spostarla, ecco qua, forse. Allora, e questa operazione va ripetuta per tutti i fori che ho fatto. Ogni tanto il maschio va girato all'indietro per rompere il filetto, se no si impasta, e come vedete è un'operazione estremamente noiosa. Bisogna passare praticamente tutta la parte dell'alluminio fino all'altra parte in maniera che la vite si possa, diciamo, avvitare, e è una cosa, per me che non ho voglia di farlo, discretamente noiosa. Ecco, questo passato. C'è da stare molto attenti, sentire con le mani quando il maschio inizia a flettere, perché se si va avanti si rischia di romperlo. E, insomma, a parte il fatto che i maschi buoni non li regalano, diventa una noia fare una strage di maschi. Così che, come vedete, l'operazione, diciamo, da fare è questa, perché non si può usare in questo caso qui una maschiatrice elettrica. Allora, il foro che ho fatto è questo. Ora prendo un cacciavite un secondo, vediamo, eccomi qua, e praticamente vediamo se arriva fino in fondo la vite. La vite arriva fino in fondo e il lavoro, diciamo, è fatto. Non vi tedio con quegli altri, è solo vi ho fatto vedere solo questo foro qui, filettare solo questo foro, perché diventerebbe di una noia assurda fare anche tutti gli altri. Lo finisco di forare e poi si controlla se ci sta sopra l'oscillatore rubidium, se non bisogna ritoccare qualche foro, e poi niente, finiamo questo video e proseguiremo col montaggio vero e proprio nella prossima puntata. Allora, la piastra di dissipazione è stata forata, è stata filettata, la fissiamo un'altra volta qui provvisoriamente, ci si testano, ecco qua, ci si testa la scatolina. Guardiamo se vi ricordo che questa è la parte superiore poi della scatolina. Ci presentiamo qua praticamente l'oscillatore a rubidium che poi
ovviamente fisseremo con la sua pasta, con la sua pastina conduttiva, e praticamente questo verrà fissato qui con tutte le viti, e la stessa cosa verrà fatta a questi regolatori di tensione. Praticamente anche questi li fisseremo con le viti e anche con l'amica isolante, perché non possono toccare, diciamo, nella parte metallica, sicché mica isolante, viti, fissato, e questa sarà la parte superiore che fa la dissipazione sia dell'oscillatore rubidium sia della parte, diciamo, alimentatore. Ora lo tolgo un attimo questo. Quando poi questo sarà girato e chiaramente montato nella scatola come deve essere montato, si vedrà il sopra che è così praticamente, e servirà per la dissipazione dell'oscillatore, che, come ripeto, deve stare acceso praticamente 24 ore al giorno. E questa è la parte superiore. Poi va forata, che non vi farò vedere, ma ve la farò vedere finita, se no diventa veramente di una noia mortale. Va forata la parte poi va forata la parte di sotto, ovviamente, dove ci verrà fissato questo trasformatore, ci verrà fissato questo che è semplicemente, vediamo se riesco a farvelo vedere, il ponte di diodi, che non è un ponte, sono due diodi, perché il trasformatore è a zero centrale, sicché la tensione alternata arriva qui, e poi la parte positiva viene raddrizzata dai due diodi e va dove deve andare, e ci sarà la parte centrale del trasformatore che fa il resto della semionda. Portafusibili che fisserò qua in questo punto qui, e qua ho fatto queste due staffettine di alluminio che le fisserò in questo punto qui, poi ci metterò un pochino di foam isolante, e questo qui terranno dopo con due fascette il condensatore di filtro, il grosso condensatore che ho, che mi serve per il filtraggio della tensione alternata e trasformarla in continua, diciamo, insieme con i diodi, per l'alimentatore a doppia semionda. In questo punto qui ci verranno fatti dei fori, perché qua dietro ci verrà una ventola che, come avevo detto prima, ci sarà un piccolo alimentatore da 9 volt che farà girare la ventola, che di solito lavora a 10 volt a 12 volt, in maniera che gira più piano, fa circolare l'aria senza essere troppo impattante. Ora vi faccio vedere con l'altro apparecchio già montato che avevo fatto come dovrà venire la parte di sotto. Ecco, più o meno verrà praticamente come questa. Il condensatore verrà fissato come è stato fissato in questa maniera qui, il trasformatore verrà messo qui, qua ci verrà messa la ventola che sarà un pochino più grande di questa, qui ci sarà la presa di ingresso, i fori per fare entrare l'aria ce ne sarà uno in più, perché la ventola, si è detto, è un pochino più grande, e dietro qua, non so se si vede, vediamo un po', sposto un attimino la telecamera, la vedrete muovere, non è niente, non è niente. Là dietro c'è il famoso, la parte dei diodi raddrizzatori e il portafusibili. Praticamente, diciamo, verrà come questo qui, la parte inferiore. La parte anteriore sarà come questa, ora è al contrario, verrà fatta in questa maniera qui,
qua sotto c'è la piastra di dissipazione che dopo ovviamente verrà messa sopra e sarà capovolta, e monteremo, qui c'è il distributore dei 10 MHz, i famosi interruttori che ci sono anche sull'altra piastra nuova, sul frontale nuovo. Qua ci sarà fissato l'oscillatore a rubidium come vi ho fatto vedere nell'altro apparecchio da montare, e i famosi regolatori che sono qui. Sicché intanto non so se poi questo video potrà essere risultato interessante, perché come ripeto la cosa più noiosa è appunto fare i fori della scatola e preparare tutta la scatola per il montaggio elettrico vero e proprio. Comunque dato che alcuni mi avevano chiesto di vedere dalla A alla Z come faccio i miei progetti, io l'ho fatto. Sicché diciamo questo video qui di foratura della scatola e di preparazione per poi montare gli apparecchi elettrici è finito. Se avete domande, come al solito, mettetele, fatele, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto mettete non mi piace come fa qualcuno, ovviamente siamo in democrazia e si può fare, e se il video comunque vi è piaciuto vi aspetto per il prossimo video sempre del montaggio dell'oscillatore a rubidium, ma anche per altri video che farò magari nel frattempo di riparazioni o di altre cose che io reputo interessanti e ve le propongo. Poi non è detto che saranno interessanti per tutte, perciò nel frattempo state bene e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!